Se ci seguite sapete che pochi mesi fa abbiamo fatto un bellissimo girettino ad Ozza Imolese e nella trattoria che abbiamo scelto per il pranzo abbiamo mangiato una piadina che ci ha fatti rimanere un po' perplessi perché non era la classica piadina romagnola. Ebbene, Paola, che ringrazio, ci ha scritto per mail e nei commenti che quella è la chiamata la piadina imolese. E ho detto: io non l'ho mai sentita sta roba, non ho la ricetta, non ho nozioni. E lei gentilissima mi ha mandato la sua ricetta per mail, ricetta che oggi faremo insieme. Queste sono le piadine imolesi, sono piadine molto più alte rispetto a quella romagnola, come vedete, e hanno la particolarità di utilizzo del lievito di birra. Dice anche Paola che se le volete far durare non congelate fuori, belle morbidine per diversi giorni, all'impasto che poi vi spiego dovete aggiungere una bustina da 125 grammi di fiocchi di patate, quelli per il purè, oppure 2 patatine lessate e vengono ancora più morbide. Adesso sigla e le facciamo insieme. La ricetta che mi ha dato Paola prevederebbe ovviamente il cubetto di lievito fresco normale, ma dato che io non ce l'ho in casa in questo momento e le voglio fare perché stasera abbiamo una grigliata, provvedo con quello secco. Adesso aspettiamo che faccia la schiumina in superficie. Facciamo ovviamente l'impasto a mano, poi se voi volete usare la planetaria logicamente potete usarla. Se avete quello fresco lo potete sbriciolare qua dentro e aggiungere il latte tiepido, oppure usare direttamente come ho fatto io in questo caso, questo che è già praticamente sciolto. Spezzettiamo il nostro strutto. Prima che me lo chiediate, sì, potete usare il burro, l'olio francamente lo eviterei, però onestamente non le mangiate tutti i giorni queste, mangiatele buone, mangiatele con lo strutto, perché il burro poi dà un sapore diverso e non è la piadina, non è una piadina con il burro. Andiamo a mescolare bene, facciamo sciogliere un pochino lo strutto in modo da rendere poi l'impasto più omogeneo. E come ha detto Paola giustamente, questa va lavorata un po'. Dobbiamo andare avanti a impastare fino a quando otteniamo un bel composto liscio. E dopo aver fatto un po' di palestra per le braccia, il nostro impasto lo vedete che è bello liscio e omogeneo. Facciamo una bella pallotta e poi lo lasciamo lievitare per 2 ore al tiepidino in una ciotola, meglio se di legno o di plastica. Ovviamente copriamo con della pellicola alimentare o in questo caso la stoffa cerata e un panno abbastanza pesante. Lasciamo qua per 2 ore. Dobbiamo fare delle porzioni da circa 150-200 grammi. Vanno pesate naturalmente perché altrimenti viene tutta una cosa diversa dall'altra. Poi se sgarriamo di 10 grammi non succede niente, però più o meno devono essere tutte da quella pezzatura. Io le farò da 200 grammi. Non ci preoccupiamo dei pezzi perché dopo le dobbiamo pirlare. Abbiamo tutti i nostri pezzi, adesso li dobbiamo far diventare però tondi così. Allora, in realtà sarebbe da fare la pirlatura, ma questo impasto non è abbastanza appiccicoso, fra virgolette, e quindi si fa un pochino fatica, però il lavoro sarebbe questo. Quindi noi facciamo questo lavoro, ve lo faccio vedere da di qua però. Prendiamo il nostro pezzo di impasto, lo andiamo, essendo abbastanza grandino, lo andiamo a rimpastare. Quando sopra sarà liscio andiamo con le mani a fare questo lavoro e poi lo facciamo scivolare. Ok, in questo modo andremo a sigillarlo nella parte sotto e avremo la nostra pallina liscia. Lo facciamo per tutti i pezzi di impasto.
Ne vengono 8 palline. Questa qui è quella un po' più piccolina perché era l'ultima che ho fatto e non avevo abbastanza impasto. Adesso le schiacciamo un pochino e poi le lasciamo riposare almeno un'altra mezz'oretta grosso modo, possibilmente sempre coperte. Lo dobbiamo stendere un po' altino perché, dice Paola, deve risultare alto quasi 1 centimetro dopo la cottura, quindi lo facciamo spesso almeno mezzo centimetro grosso modo. L'importante è stare attenti a non schiacciare troppo i bordi perché devono rimanere belli omogenei. Adesso facciamo questo lavoro per tutti i panetti e poi andiamo in cottura. Piastra ben calda, io sto usando un testo antiaderente. Voi, se non l'avete, potete tranquillamente usare una padella antiaderente oppure anche una padella in ghisa. Dobbiamo far cuocere su fiamma alta ma non eccessivamente, perché non si deve bruciare naturalmente, ma solamente cuocere. Passati circa 3 minuti giriamo e facciamo cuocere altrettanto dall'altro lato. Alla fine di cottura la nostra piadina dovrà essere tenera ma ben cotta dentro, quindi è importantissimo che la temperatura del fuoco non sia troppo elevata, altrimenti la bruciamo e non abbiamo un buon risultato. Andiamo avanti così con tutte le nostre piadine imolesi. E sempre sul suggerimento di Paola, da abbinare a queste meraviglie ovviamente salsiccia e peperoni grigliati, oppure naturalmente il mitico stracchino.